Panerai, se ne parla sempre troppo poco, ma ultimamente ne stiamo parlando forse troppo spesso, però ogni occasione è buona per parlare di orologi, soprattutto quando sono orologi di cui si parla poco e che vale la pena invece approfondire, soprattutto assieme, soprattutto nei commenti, perché sono orologi che, per quanto particolari, ritengo che meritino sempre non soltanto un approfondimento per ciò che rappresentano e ciò che hanno rappresentato nella storia dell'orologeria, ma anche perché sono i classici orologi che vengono un po' criticati, nonostante poi al polso siano in realtà stati sempre provati troppo poco, perché sono di quegli orologi che, per quanto sulla carta siano grandi, parliamo in questo caso di orologi da 44 mm, sono orologi che non soltanto nascono con quelle dimensioni, ed è bene secondo me che mantengono la loro filosofia nonostante ci siano Panerai ormai un po' di tutte le dimensioni, ma che soprattutto al polso svelano la loro natura sportiva, che si sposa in realtà perfettamente con il loro diametro. E allora siamo stati da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari per confrontare tre diversi Panerai e per parlarne assieme come sempre, ma tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Bentornati su Talk, nella nostra stanza degli orologi, per parlarvi oggi di questo confronto che volevo fare, un po' perché si tratta, come abbiamo detto, di orologi particolari, vale sempre la pena parlarne, approfondire queste referenze, un po' perché queste referenze in particolare di questa video recensione fanno parte di un nuovo corso di Panerai che, volenti o nolenti, dobbiamo necessariamente criticare, perché l'azienda ha fatto un passo indietro importante rispetto alla propria storia, complice sicuramente l'acquisizione da parte dell'ex gruppo Vendôme, che effettivamente ha un po' rovinato l'aura di diver che questi orologi hanno sempre avuto. Come ho detto, abbiamo parlato spesso della storia di Panerai, dalle sue casse macchiate Rolex con all'interno calibri Rolex ma anche Unitas. Abbiamo parlato degli strumenti da immersione che Officine Panerai realizzava anche per la Regia Marina italiana. Abbiamo parlato dell'egiziano, dei primi orologi visibili al buio brevettati da Panerai con i quadranti riempiti di radio, che era molto pericoloso e che poi venne sostituito dal trizio e successivamente dall'innocuo Luminova. Insomma, la storia di Panerai è una storia importantissima nella storia dell'orologeria, ha fatto sicuramente la differenza soprattutto per i diver, ad esempio con il ponte proteggi corona che permetteva di avere una corona non avvitata seppure impermeabile 200 o 300 metri. Ed è proprio l'impermeabilità il problema di questi nuovi orologi, perché se i Panerai, i Luminor in particolare, sono sempre stati dei diver il cui dato di impermeabilità non andava sotto i 300 metri, oggi per avere un Panerai base come questi di questa recensione, quindi i cosiddetti logo base da 44 mm, bisogna accontentarsi di un'impermeabilità di 100 metri. Non soltanto, perché questi orologi, nonostante la loro storia, hanno anche dei fondelli a pressione. Insomma, capirete che non è il massimo per quelli che sono i primi diver veri della storia, i primi orologi impiegati da unità speciali, da unità militari, dalla Regia Marina italiana. In una cassa peraltro che io reputo magnifica, la perfezione per quanto riguarda Panerai, ovvero la famosa cassa Bettarini da 44 mm, che, sebbene, come ho detto, il suo diametro, in realtà veste perfettamente praticamente qualsiasi polso. Il mio è un polso da 16 cm e mezzo, molto esile, ma che onestamente, nel giusto contesto naturalmente e non in una serata formale, permette di indossare un Luminor 44 mm senza nessuna difficoltà.
Eppure questi orologi, per quanto rimangano bellissimi, iconici, per quanto rimangano nel loro DNA Panerai, sono degli orologi che indubbiamente hanno fatto un passo indietro, e questo credo che sia innegabile. Anzi, è la prima critica che è stata fatta a questo nuovo corso, a questi nuovi orologi che, sebbene consentano di portarsi a casa un Panerai Luminor da 44 mm con un budget attorno ai 5.000 euro, che devo anche dire è pochissimo per ciò che offre Panerai e per il suo blasone, è anche vero però che si tratta di orologi che offrono molto meno di ciò che un Panerai dovrebbe offrire. Se infatti i 100 metri potrebbero anche essere perdonabili, perché alla fine è un dato di impermeabilità che comunque consente di fare un po' tutto, vi ricordo per esempio che quasi tutti i Rolex sono 100 metri e sono dati per impermeabili praticamente in qualsiasi circostanza, è meno perdonabile a mio avviso il fondello a pressione, che su un orologio del genere ha davvero poco senso, anche perché la sua sagoma a vite rimane uguale a prima. Orologi che hanno fatto la storia dei diver, che erano italiani e che non sono più italiani, che erano 300 metri e che oggi sono 100, orologi che in ogni caso si può portare a casa con un budget effettivamente basso per ciò che offrono e che può essere equiparato ad esempio a Omega o a Tudor, dove la prima ha un blasone assolutamente paragonabile, mentre Tudor invece, come al solito, come siamo abituati ormai, insegue un po' i grandi dell'orologeria e li sta anche raggiungendo, ne parleremo in un prossimo video. Insomma, orologi che forse lasciano un po' l'amaro in bocca per ciò che dovrebbero essere e per ciò che sono, ma che allo stesso tempo sono in grado di regalare all'utente, all'acquirente, tutto il family feeling Panerai a cui siamo sempre stati abituati. Purtroppo la scelta dell'azienda è questa, e quindi per chi vuole acquistare un Luminor base deve necessariamente accontentarsi di questo pezzo, a meno che non voglia orientarsi ad esempio su dei vintage anche successivi all'acquisizione Vendôme, come può essere per esempio il PAM 111, che però regala ancora tutte le caratteristiche del Panerai Luminor Marina da 44 mm e con la sua impermeabilità a 300 metri e fondello a vite. Che questo sia un bene o un male non posso dirlo, anche perché probabilmente sarà una scelta dell'azienda che con il passare del tempo sarà dimenticata, una scelta a cui ci abitueremo. Però da amante dell'orologeria sono considerazioni che non potevo non fare, e come al solito nei commenti vorrei sapere la vostra, così da parlarne assieme. Io vi ringrazio per essere stati anche in questa puntata qui su Talk, nella nostra stanza degli orologi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!